Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo in fiume a Mandria per fare una pescata in preparazione dei Kice che inizieranno ad agosto. È una pescata in corrente perché l'acqua corre abbastanza forte e andremo a utilizzare dei galleggianti a vela. Siamo venuti per provare un po' le nostre lenze, tararle, vedere un attimino come si comporta il canale, visto che è un po' di tempo che non vengo, e vediamo un po' come risponde anche il pesce, sperando che risponda. Vi faccio vedere tutto quello che ho preparato, lenze, pasture e azione di pesca, quindi direi di non perdere tempo e andare subito a vedere la pastura e le lenze. Per quanto riguarda le lenze, io utilizzo due tipologie di lenze, una per fare una pesca molto da fermo bloccato e una invece per farla un pochino passare. Per quanto riguarda la lenza da ferma, in questo caso parto con un bulk importante di pallini che vanno a tarare, diciamo, l'80% della lenza, da 50 cm, due pallini, e poi ad altri 50 cm dove c'è l'asola un altro pallino. Parto con dei pallini abbastanza grossi, in questo caso su una lenza da 20 grammi io parto con un pallino del 2, si potrebbe fare anche qualcosina un po' più grosso, e poi in fondo finale da 25 cm con terminale del 12 e amo del 16. Ho dei terminali un pochino più elevati rispetto allo standard perché comunque la corrente è molto forte, quando si ferra subiscono delle grosse sollecitazioni e quindi preferisco non stare troppo sottile con i diametri. Stessa cosa anche per quanto riguarda la lenza madre. Sulle lenze di questo tipo io utilizzo un 18 perché non ha senso farle con lenze più piccoline. Le sollecitazioni sono molto forti, quando si ferra veramente si tirano delle stringhe importanti la lenza e non dobbiamo avere problematiche di nessun tipo. Questa appunto era la lenza per pescare da fermo, andiamo a vedere la lenza un pochino più a passare. Per quanto riguarda invece la lenza a passare, io faccio una lenza completamente diversa. Come potete vedere qui faccio una spallinata di pallini partendo da un pallino del 6 per quanto riguarda una lenza da 6 grammi e via via sempre aumentando a formare la classica coda di topo in circa, in questo caso 50 cm, però in base a come vogliamo che peschi la nostra lenza o comunque anche in base alla tipologia di canale, questa spallinata si può anche fare un pochino più lunga se vogliamo una lenza più morbida o un pochino più corta se vogliamo una lenza più secca. Io oggi voglio che comunque lavori abbastanza sul fondo e quindi l'ho fatta abbastanza chiusa come spallinata. Vorrei soffermarmi su un altro aspetto molto importante di questa tipologia di pesca. Come vi dicevo prima, si pesca con grammature importanti, quindi 20, 30, 40 grammi, a volte anche di più, e noi dobbiamo avere la forza di sollevare questo piombo che si trova sulla nostra lenza per alamare il pesce. Proprio per questo si utilizzano spesso degli elastici cavi, come nel mio caso. Questo qui è un elastico cavo del 2, che comunque in ferrata è molto rigido, è molto duro, ma poi dopo con il pesce allamato è abbastanza morbido, quindi questo ci permette di ferrare il pesce alzando questo piombo molto grosso, però poi di riuscire a giostrarselo durante il recupero. La pastura che siamo andati a utilizzare oggi è una pastura molto pesante per farla arrivare sul fondo il prima possibile senza farla spostare dalla corrente. Abbiamo utilizzato 1 kg di Turbo Black di Van den Eyde, 1 kg di Gold Medal Brown e 1 kg di terra di fiume o di fondo, appunto per appesantirla il più possibile. È una pastura comunque abbastanza bagnata perché la corrente la fa lavorare molto velocemente e quindi cerchiamo di fare comunque delle palle abbastanza compatte per farle lavorare. Altra accortezza super importante è piazzare un qualche palo, comunque un indicatore che ci appunto indichi il livello dell'acqua, perché quando la corrente muove abbastanza forte spesso varia anche l'altezza e quindi se vogliamo mantenere la nostra lenza sempre con lo stesso fondo dobbiamo tenere d'occhio spesso questo indicatore. Ok, siamo pronti, io direi di iniziare con la pasturazione pesante. Darò 5 palle di pastura, 3 molto chiuse per cercare di tenerle il più chiuse possibile e altre 2 invece un pochino più aperte per cercare di farle lavorare.
Adesso parto con 20 grammi, siccome la corrente, come vi dicevo, è abbastanza forte, con 2 bigattini bianchi. Vediamo cosa succede. Eccoci. Siccome con 20 grammi eravamo un po' troppo pesanti, la corrente ha rallentato un po', siamo passati a 10 grammi facendolo passare lentamente e abbiamo preso un pesciolino, una placchettina. E l'onore per oggi è salvo. Eccoci. Ecco pesciolotto, a passare gli piace un po' di più. Siamo ancora con 10 grammi. Sto innescando un bigattino bianco e uno rosso. Ho preso un pesce gattino. Sta placchettina. Abbiamo cambiato ancora, siamo con una vela da 15 grammi fermi, ma al momento la situazione non cambia, solamente qualche avoletta, qualche placchettina, ancora nessun bel pesce. Come si svolge l'azione di pesca con la vela ferma inchiodata? Semplicemente si stende la lenza un po' verso valle, dove abbiamo la zona pasturata, la si fa entrare in pesca. E poi è semplicissimo, si deve semplicemente mettere la canna in barra e sperare di vedere una mangiata. Mentre come si svolge l'azione di pesca a passare? Si tira la lenza verso monte, quindi controcorrente, in questo modo. La si fa andare in pesca e poi piano piano la si segue con la canna cercando di fare una passata il più continua e omogenea possibile. Una cavola. Invasi dalle avole giganti. Sembra un pesce un pochino più belloccio, finalmente. Siamo con 10 grammi. Fermi ancora e 2 bigattini bianchi, una bremotta, finalmente usiamo il guadino. Altro pesciotto, sembra un po' più bellino. Giù l'abbiamo preso a passare, un'altra bremetta che abbiamo ovviamente slamato. Questa della starata direi che è una buona.
bella bramuttina da tretti, prenderla in gara non è mica male. Un bel pesciotto questo sembrerebbe. Un'altra bramuttina. Non ci credo, non ci credo. È un carasso. Siamo arrivati anche oggi alla fine del video. Oggi è stata una pescata molto tecnica, il canale continuava a cambiare, meno male che abbiamo messo giù l'asta per vedere l'altezza dell'acqua, perché nel corso della pescata è salita di 10 cm per poi riscendere fino a quasi il livello iniziale. Anche la corrente continua ad aumentare, calare, quindi bisogna continuare ad inseguire quello che fa il canale con le nostre punte. Oggi prevalentemente quella che ha dato i maggiori risultati è stata la lenza, quella da 10 grammi. L'abbiamo provata sia a passare che fermi e sicuramente quella a passare è quella che è andata un pochino meglio. Mi aspettavo di prendere qualche pesce in più, anche perché sono da solo. Abbiamo preso tante avole, però sicuramente in gara poi è un pesce che tenderà a sparire, quindi non prevedo delle gare in agosto con tanto pesce. Speriamo che con l'inizio appunto di questi chicecè che ci buttino dentro comunque della pastura, il pesce tenda ad abituarsi e a mangiare un pochino di più. Per oggi è tutto. Io vi consiglio come sempre di iscrivervi e di mettere mi piace per seguire i nostri video, e alla prossima!